Qual è la cosa speciale di Asolo? Partiamo da questo presupposto che sono tutti e tre ottimi vini. Poi dico, l'Asolo io riesco a... Devi fare politica, ma lo fai già. Ok, vabbè. Italian Wine Travel with Stevie Kim. Hello, my name's Stevie Kim and welcome to the Italian Wine Podcast on the road edition. Today we are in Gipsoteca di Possagno. So we're going to be doing this in Italian with Michele Noal, who's the president of the consortium of Asolo Prosecco. Ok, ciao Michele. Ciao Stevie. Come stai? Bene. Allora, innanzitutto dove siamo? Dove è Possagno? Possagno è un comune della Pedemontana del Grappa della provincia di Treviso. Siamo ai piedi della Grappa, dal punto di vista naturalistico è la montagna che ci preserva dai grandi freddi del nord e che consente a questa pianura che poi si sviluppa verso sud, verso il mare Adriatico, di circondare il nostro areale di produzione dell'Asolo Prosecco in un microclima fantastico e meraviglioso. Allora, noi parleremo oggi di Asolo Prosecco, però non possiamo parlare di Asolo Prosecco senza parlare del territorio. In questi 3 giorni abbiamo parlato spesso la parola bellezza. Cosa vuol dire bellezza in Asolo? Asolo è uno dei 100 borghi più belli d'Italia. Siamo all'interno della Gipsoteca che raccoglie tutti i gessi delle opere di Antonio Canova, il più grande scultore neoclassico del mondo. Quindi luogo dove la bellezza si traspira, si sente, si riesce quasi quasi a toccare. Siamo un territorio internazionale dove molte personalità si sono affermate, sono venute a visitarlo nei secoli e quindi inserirsi la propria umanità, la propria capacità anche culturale inserita in un contesto meraviglioso. Non dimentichiamo che Asolo è la città dei 100 orizzonti, cioè vuol dire che dalla rocca di Asolo, girando il capo da destra verso sinistra con 360 gradi si può notare la bellezza della pianura veneta fino ad arrivare alla grande Venezia con il campanile di San Marco che nei bei giorni come oggi si riesce addirittura a scorgere. Se da un lato il mondo agricolo contadino ha saputo preservare questo ambiente finalizzandolo a queste produzioni importantissime come l'Asolo, ma non dimentichiamo il Montello, quindi la Recantina e anche i rossi importantissimi, dall'altra parte c'è stata una capacità di uscire dalla crisi tremenda post-bellica del 45 e quindi molte persone abbandonavano questo territorio e andavano ad emigrare, tanti invece si sono messi a costruire qualche cosa e qui è nato lo Sport System, ad esempio. Allora, entriamo nel vivo adesso di parlare di Prosecco. Chiaramente c'è Prosecco DOC, la seconda a Valdobbiadene e la sorella forse minore come meno conosciuto è Asolo. Hai detto bene Stevie, allora giusto per essere anche un po' chiari, no? La grande DOC, la grande DOC insiste in 9 province, 2 regioni, Veneto e Friuli e 9 province di queste 2 regioni, macro area. All'interno di queste 9 province ci sono 2, io le definisco diamanti, 2 zone particolari che appunto è il Valdobbiadene sinistra Piave e l'Asolo destra Piave che raccontano storie ognuna diversa ma come è giusto che sia e quindi non tanto in competizione ma in compenetrazione, cioè quasi ad integrarsi l'un l'altra. Sicuramente Asolo è la più piccola. Noi produciamo 32 milioni e 400 mila bottiglie fino al 31 dicembre 2024, siamo ancora per fortuna in crescita, contiamo di mantenere, ci auguriamo, questo trend riuscendo ad aggredire anche nuovi mercati, non solo America, i mercati tradizionali, USA, United Kingdom, piuttosto che Germania, piuttosto che Svizzera e Austria, ma anche sfondando, cercando di andare ad arrivare come abbiamo già fatto ad esempio in Giappone. Siamo stati ad Osaka, siamo stati a Tokyo l'anno scorso e probabilmente anche in nuovi paesi, Kazakistan, Messico, New Mexico, l'Africa. Ci potresti dare una panoramica, qualche numero, no, di produzione, numero associati, certo. Produttori, bottigliatori, eccetera?
Grazie della domanda, Steve. Allora, intanto ho la responsabilità e la fortuna di rappresentare, l'onore e l'onere di rappresentare 475 soci iscritti al consorzio, di cui 100 circa sono imbottigliatori, cioè sono soggetti, cantine, operatori economici che dal vigneto possono arrivare fino all'imbottigliamento e quindi alla vendita finale. Abbiamo una produzione di circa 32 milioni di bottiglie di Asolo Prosecco, 475.000 di Montello DOCG, che è il rosso del Montello e non solo, ma anche delle colline asolane, e circa 50.000 di Montello Asolo DOC. Significa che abbiamo la responsabilità di 3 denominazioni. Il consorzio è un ente formato da produttori e soggetti economici che vanno dai viticoltori ai trasformatori e agli imbottigliatori per tutelare, attenzione, tutelare sì l'etichetta, evitare che ci siano contraffazioni di qualsiasi tipo, ma tutelare anche chi compra, l'acquirente, perché non a caso si chiama di tutela, consorzio di tutela. Noi abbiamo la responsabilità e quindi andiamo a sostenere i costi per tutelare il nome, ma tutelare anche la qualità che viene poi imbottigliata e che il consumatore poi ha la facoltà e la possibilità di assaggiare. I soci cosa chiedono al Presidente? Chiedono nuovi mercati, chiedono la possibilità di avere un accompagnamento nella crescita culturale, di formazione, di poter insegnar loro magari come parlare in pubblico piuttosto che l'inglese, ma chiede anche l'attenzione alla qualità. Cioè io ho tanti piccoli produttori, le chiamo le piccole nicchie, dove sono i veri artefici della salvaguardia dell'ambiente. Un ambiente che, come hai visto in questi giorni, è pieno di biodiversità. Non c'è la monocultura qui della vite. Possiamo contestualizzare un nanosecondo la grandezza rispetto Asolo Prosecco, rispetto Valdobbiadene e Prosecco DOC? Allora, giusto per avere 2 numeri, 660 milioni le bottiglie del DOC, 90 milioni le bottiglie della Valdobbiadene, 32 milioni le bottiglie dell'Asolo. Questi sono i numeri, come vedete siamo piccolini, ma non vogliamo neanche diventare grandi, proprio nel rispetto della biodiversità, della sostenibilità. Oggi festeggiamo il 40° e andremo in crescendo con tanti eventi, l'11 e il 12 ottobre in questa zona, soprattutto in Gipsoteca, in Villa di Maser, all'abbazia di Sant'Eustachio e ad Asolo, perché festeggeremo in maniera importante e solenne questi 40 anni. Nella degustazione a cieco, come potresti capire un Prosecco da Asolo, Valdobbiadene e Prosecco? Qual è la cosa speciale di Asolo? Partiamo da questo presupposto che sono tutti e 3 ottimi vini. Poi dico, l'Asolo io riesco comunque a individuare, almeno me lo auguro, insomma, perché le caratteristiche dell'Asolo Prosecco hanno delle note di acidità, di mineralità, di sapidità che sono diverse, sono più marcate. Qua Asolo Montello non fate solo le bolle, No. fate anche altri vini. Certo. Diciamo che uno degli obiettivi che ci è stato dato dal nuovo CDA, il Presidente, è proprio quello di valorizzare un po' di più quelli che sono i vitigni autoctoni. Tra questi ci sono sicuramente i rossi e l'Arcantina in particolare ne è uno di questi, che sta vivendo un momento importante, cioè di recupero, di valorizzazione, perché molti produttori si sono resi conto, ma soprattutto il grande pubblico, che ha delle qualità importanti. Vorremmo, ecco, questo è il nostro obiettivo, cercare di valorizzare tutto il Montello, la zona del Montello, con i rossi. Lì c'è il Montello di OCG, taglio bordolese importante, quindi sicuramente continuare a valorizzare questi prodotti, perché non è solo la nostra denominazione, il nostro consorzio, non è solo Asolo, ma è anche Montello e anche i rossi. Allora, chiudiamo in bellezza. Qual è il tuo, piatto preferito per abbinare con Prosecco Asolo? Per me si potrebbe usare sempre, dalle feste di compleanno alle inaugurazioni, piuttosto che al momento anche con un buon pesce, assolutamente, o con un aperitivo prepasto. Sicuramente si sposa con tutto. Poi, preferenza mia per i rossi, sicuramente una recantina con una bella costata, magari allevata a terra qui nelle nostre zone. Ok, come Michele, il presidente Noal,
si tratta di abbinare non necessariamente con i piatti, ma con le occasioni. Occasioni. Che mi sembra che sia un ottimo consiglio per chiudere questa puntata. And that's a wrap from Gipsoteca di Possagno, with Michele Noal, the president of Consortium of Prosecco Asolo. Ciao!